Benvenuti e ben ritornati di nuovo insieme nel mio canale di BeLoveTech. Oggi in questo video vi farò vedere come aggiornare il Mac a macOS Sonoma. Naturalmente il video si dividerà in due parti. Nella prima parte andremo a scaricare il sistema operativo macOS Sonoma e sempre nella prima parte andremo a creare la penna USB in modo da installare in modo pulito il sistema operativo. Naturalmente vi farò vedere tutto il procedimento passo a passo per creare la chiavetta. E nella seconda parte invece andremo a vedere insieme come installare in modo pulito macOS Sonoma e naturalmente vi consiglio di fare backup di tutti i dati presenti nel vostro hard disk o tramite Time Machine o su un hard disk esterno, dato che verrà formattato e si perderanno tutti i dati. Vi lascerò il link del video dell'installazione pulita di macOS Monterey per chi avesse perso il video. Vi consiglio di procurarvi una penna USB da almeno 16 GB. Partiamo con la prima parte, ovvero andremo a scaricare macOS Sonoma. Ci vediamo alla fine dello scaricamento per creare la penna USB. Ora andremo a scaricare macOS Sonoma e alla fine del download, dove lo installerà nelle applicazioni, andremo a creare la penna avviabile. Naturalmente vi farò vedere il suo procedimento passo a passo da terminale. Quindi apriamo l'App Store, andare su App e Giochi, cliccare su macOS Sonoma, cliccare su Ottieni, aprirà l'aggiornamento software, può chiudere l'App Store e cliccare su Scarica e partirà il download di macOS Sonoma. Ci vediamo alla fine del download dove verrà installato nelle applicazioni e successivamente vi farò vedere passo a passo la creazione della penna avviabile. Una volta finito il download di macOS Sonoma, che viene copiato nelle applicazioni, si può uscire dall'installer di macOS Sonoma e dalle preferenze di sistema. Quindi uscire dall'installer di macOS Sonoma andando in alto e cliccare su Esci. Qui in questa finestra vi chiederà se volete annullare l'installazione, quindi cliccare su Esci e uscire dalle preferenze di sistema. Ora andremo a creare la penna avviabile. Vi farò vedere passo a passo tutto il procedimento, quindi ora collegherò la penna USB al Mac. Ora, una volta collegata la pendrive al Mac, vi consiglio una pendrive da 16 GB, bisogna aprire Utility Disco, quindi richiamare lo Spotlight. Per richiamare lo Spotlight, come abbiamo visto nei video precedenti, pigiare una tastiera Command più spazio. Qui sopra nella scheda e sotto nella descrizione vi lascerò la playlist di trucchi Mac. Quindi tornando al video, cliccando nella tastiera Command più spazio, aprire lo Spotlight e richiamare Utility Disco. Aperto Utility Disco, innanzitutto dovete andare su Vista e selezionare Mostra tutti i dispositivi per visualizzare tutte le sottocartelle. Successivamente dovete cercare la vostra pendrive, in questo caso SanDisk o qualunque altra pendrive voi avete, selezionarla, naturalmente selezionare SanDisk, non No Name, e successivamente andare su Inizializza. Qui potrete rinominarla, per esempio Sonoma, su formato lasciare macOS esteso e su schema lasciare Master Boot Record. Quindi cliccare su Inizializza. Una volta fatto, cliccare Fine. Ora andremo a creare la penna avviabile da terminale. Naturalmente qui sotto vi lascerò la stringa che andremo a usare. Quindi chiudere Utility Disco, richiamare lo Spotlight e scrivere terminale. Una volta aperto il terminale dovete incollare la stringa che vi lascerò nella descrizione. Solamente dovete cambiare innanzitutto Monterey App con Sonoma App, quindi con la freccetta da tastiera spostarsi con il cursore su Monterey App, come vedete a video. Quindi modificare il nome in Sonoma. Successivamente dovete andare su volume e cambiare il nome pendrive con il nome della pendrive che abbiamo cambiato, in questo caso Sonoma, sempre con il cursore, scrivere Sonoma, e l'ultimo parametro che bisogna cambiare è Monterey App con Sonoma App, quindi tornare in fondo e cambiare il nome Monterey con Sonoma, come vedete a video. Una volta modificato tutti i parametri, cliccare invio. Qui vi chiederà la password di sistema. Se non si vede mentre la scrivete è una questione di sicurezza, quindi scrivere la vostra password di sistema e cliccare invio. Qui vi chiederà di riformattare la pendrive, quindi scrivere Y e invio.
come vedete sta riformattando la pendrive. Qui vi chiederà in questa schermata se volete far accedere il terminale al volume rimovibile, quindi cliccare OK. Ora sta copiando i file nella pendrive del sistema operativo, naturalmente il tempo varia da pendrive. Ora come vedete ha iniziato a copiare i file. Ora passiamo alla ultima seconda parte del video, ovvero l'installazione completa e pulita di macOS Sonoma nell'SSD. Ora andremo insieme la seconda e l'ultima parte del video, ovvero l'installazione pulita di macOS Sonoma sull'SSD. Naturalmente vi farò vedere passo a passo tutto il procedimento. Prima di avviare il Mac vi consiglio di collegare la tastiera Magic Keyboard tramite il cavo USB e usare un mouse USB 2, dato che non vedrà tramite Bluetooth la tastiera e il trackpad. Ora andremo a accendere il Mac e bisogna tenere premuto nella tastiera il tasto Command per far comparire gli hard disk. Quindi accendere il Mac e contemporaneamente tenere premuto il tasto Command. Vi compariranno tre icone. La prima icona a sinistra è l'hard disk interno, quella centrale è la penna avviabile con macOS installato per installarlo nell'SSD e la terza icona è l'hard disk esterno. Quindi bisogna formattare l'hard disk esterno, quindi selezionare l'icona centrale e cliccare la freccetta. Come vedete sta avviando la penna USB. Ora in questa schermata dovete innanzitutto formattare l'SSD, quindi selezionare Disk Utility e cliccare su Continua. Vi compariranno tutti gli hard disk, selezionare l'SSD, in questo caso Macintosh SSD, ovvero quello esterno, andare su Inizializza, qui si può lasciare invariato il nome per non confonderlo con l'hard disk interno, lasciare su APFS e cliccare Inizializza. Una volta completato cliccare Fine. Quindi si può uscire da Disk Utility andando in alto e cliccare Esci da Disk Utility. Tornate alla schermata precedente, quindi selezionare Installa macOS Sonoma e cliccare Continua. Qui cliccare su Continua, cliccare su Accetta, Accetta. Qui selezionare l'hard disk formattato, ovvero Macintosh Hard Disk, e cliccare Continua. Qui vi dirà il tempo di installazione, ovvero 25 minuti. Ci vediamo alla fine. Qui in questa schermata vi chiederà di selezionare il paese o la zona, in questo caso Italia. Qui in questa schermata vi chiederà di selezionare la forma di riferimento tra femminile, maschio e neutro, selezionare maschile, cliccare Continua. Qui vi chiederà di abilitare le accessibilità. Naturalmente qui sopra in scheda e sotto in descrizione vi lascerò i video riguardanti le accessibilità del Mac per chi avesse perso il video. Tornando al video, si può fare in un secondo momento, quindi cliccare Non adesso. Qui vi chiederà di accettare i dati e privacy, quindi cliccare Continua. Qui in questa finestra vi chiederà l'assistente migrazioni, in questo caso cliccare Non adesso in basso a sinistra. Vi chiederà di accedere con il vostro ID Apple, si può fare in un secondo momento, quindi cliccare Configura dopo in basso a sinistra. Cliccare su Salta, cliccare su Accetta, Accetta. Qui vi chiederà di creare un account, nome completo, in questo caso David, riconfermato, inserire una password del sistema a vostro piacimento, confermare. Il suggerimento si può lasciare invariato, quindi cliccare Continua. L'icona si può cambiare anche successivamente. Ora sta creando l'account. Qui vi chiederà di abilitare la localizzazione, quindi cliccare su Abilita, cliccare Continua. Qui vi chiederà di inviare le analisi ad Apple, selezionare tutte le due opzioni, cliccare Continua. Qui vi chiederà di abilitare il tempo di utilizzo, cliccare Continua. Abiliterà di default Siri, quindi cliccare Continua. Scegliere una voce per Siri, tra voce 1 e voce 2. Qui in questa schermata vi chiederà di migliorare la dettatura di Siri, quindi cliccare su Condividi, cliccare Continua. Qui vi chiederà quale aspetto volete dare al Mac, ovvero chiaro, dark mode o dinamico.
Vi consiglio sempre di utilizzare la Dark Mode per non affaticare la vista. Una volta selezionato, cliccare Continua e come vedete macOS Sonoma è stato installato. Spero che come al solito questo video tutorial di come installare in modo pulito macOS Sonoma sull'hard disk SSD esterno vi sia stato utile. Scrivetemi qui sotto nei commenti e nelle altre pagine social qualunque domanda riguardante questo video e vi risponderò sempre molto volentieri. Come al solito, per supportare il mio lavoro, per portarvi sempre più video interessanti e utili come questo nel canale, vi invito come sempre a mettere molti like ai video e di condividerli. Come vedete da questo screenshot la percentuale di iscritti è inferiore a non iscritti e vi invito come sempre, se volete per favore, a iscrivervi al mio canale cliccando il pulsante in basso a sinistra e abilitare la campanella per non perdervi altri video caricati in futuro. E come al solito vi invito come sempre a condividere il canale e i video con i vostri amici e parenti per farlo crescere il più possibile. Per voi è un piccolo gesto totalmente gratuito, ma aiutereste il canale a farlo crescere. E vi ringrazio anticipatamente per i molti like che metterete, per le condivisioni e per i commenti sotto i video, dove vi rispondo sempre il prima possibile. Qui sotto nella descrizione vi lascerò la stringa di comando per installare macOS Sonoma sulla pendrive e sempre qui sotto vi lascerò il link per chi volesse acquistare la pendrive. Qui sotto vi lascerò un link unico dove troverete tutti i link per seguirmi, contattarmi, fare domande sulla tecnologia o su questo video nelle altre pagine social. Come al solito vi invito ogni domenica alle ore 15 per non perdervi un altro video nel canale. Arriviamo a 1000 mi piace per un prossimo video come questo nel canale. Da David per DBLVTech è tutto come al solito, grazie per aver visto il video fino a qui e vi auguro una buona giornata.